Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche evolutive del karma per i prossimi 3 mesi e abbiamo la carta del sole, amici dei pesci. Periodo di crescita, di prosperità, può anche fare riferimento a un qualche tema legato ai figli piuttosto che alla sfera delle amicizie o anche al bambino interiore. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai 2 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Comunque date sempre un'occhiata alla tendina, alla descrizione, insomma, perché io tutte le novità le inserisco lì, poi eventualmente per qualsiasi tipo di informazione aggiuntiva vi basta mandarmi un'email. Allora ragazzi, andiamo a vedere com'è l'energia disponibile in questo periodo. Partiamo da un fante di spade. Tre di pentacoli, tre di spade, fante di bastoni, qui ragazzi ho come l'idea che in questo prossimo periodo vi avvicinerete di più a voi stessi. 6 di denari, la luna, e 10 di bastoni. Queste qui le guardo giusto per curiosità. Abbiamo un 8 di spade, un diavolo e una regina di coppe. Può essere qualcosa, guardate, le lascio, poi non le vado a spiegare, ma almeno a me danno delle indicazioni aggiuntive. Dunque ragazzi, la lettura ha una durata di 3 mesi da quando l'ascoltate, però se per caso avete seguito anche quelle precedenti, questa riguarda, diciamo, gli ultimi 3 mesi del 2024. Normalmente sono atemporali, però se per caso appunto state seguendo, perché ne ho già pubblicate 3, una a gennaio, una verso aprile-maggio e una mi pare verso luglio, così avete l'evoluzione karmica di tutto l'anno. Se volete andarvele a vedere sono nella playlist delle letture atemporali. Allora ragazzi, partiamo da questo fante di spade che mi dà questa sensazione di gioventù, di giovinezza, di freschezza, di inesperienza in qualche tipo di tema, in qualche nuovo magari percorso di studi, in qualche situazione potrebbe anche essere nuova nella vostra vita. Andiamo a vederlo. Allora abbiamo un 3 di pentacoli che è una carta che si ripete qui e l'imperatrice. Andiamo a vedere anche il 3 di denari. Potrebbe anche far riferimento per qualcuno a una nuova situazione personale. Diciamo che avendo l'imperatrice qua sotto si può trattare come di un nuovo ruolo che potreste, come vi posso dire, rivestire. Ed è interessante perché qui con la morte e il 2 di pentacoli è come se ci fosse la necessità di tagliare con qualche schema di comportamento ripetitivo.
Andiamo a vedere il 3 di spade. La sensazione è che siate all'inizio di un progetto, non abbiate molta autostima, non abbiate molta sicurezza di voi stessi e quindi stiate un pochettino, mi dicono procrastinando, potrebbe essere una scelta, un qualche tipo di movimento, però è come se doveste semplicemente rendervi consapevoli che per riuscire nel vostro intento dovete sacrificare qualcosa, dovete lasciarvi indietro qualche cosa, appunto. Allora, Re di Pentacoli per il 3 di spade e la forza. Qui secondo me, ragazzi, manca un po' di determinazione. È vero che si parte da un'energia fresca, acerba, magari inesperta, magari in via di studio, in via di formazione, potrebbe essere per un determinato ruolo o responsabilità, però ho anche la sensazione che per riuscire a pieno in questa nuova situazione, ruolo, responsabilità, quello che per voi è, ci sia la necessità di tagliare, di sacrificare, di lasciarsi indietro qualche tipo di atteggiamento piuttosto che modo di fare, piuttosto che modo di pensare. Credo che dovreste, ho come l'idea che vi dicano di essere meno disponibili nei confronti degli altri. Soprattutto se siete titolari o comunque se avete delle persone al di sotto di voi con questo nuovo ruolo, il punto qui è di essere amici sì, però prima di tutto superiori. È come se ci fosse quella parte che poi ragazzi vi dico, è sempre un po' un rischio essere amici all'interno dei posti di lavoro, soprattutto se ci sono dei sottoposti o dei sovrapposti, proprio perché diventa poi difficile gestire certe questioni, magari a livello lavorativo, no? Perché si increna il rapporto e via dicendo. Però quello che può esservi utile è mettere anche in chiaro le cose con questa persona, se effettivamente il tema è con una persona nello specifico, e dire, ascolta, una cosa è il lavoro, nel lavoro io sono fatta così, mi chiedono queste responsabilità, mi chiedono queste cose e quindi io adempio al mio lavoro. Fuori dal lavoro possiamo essere amici, possiamo essere compagni di bevute, possiamo essere compagni di, insomma, di giochi, quello che volete, però sappiate che sul lavoro sono un po' più, come dire, di polso, ecco, ho come questa sensazione. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Adesso io vi sto facendo l'esempio sul lavoro, ma potrebbe essere qualsiasi altro tipo di relazione, tipo in questo settore sono così, però sul resto è un'altra cosa. Ma in realtà non perché vedo che dobbiate mettere dei paletti, ma più che tutto perché è il modo migliore di adempiere a questo nuovo schema, ruolo, identità, personaggio, progetto, relazione. Insomma, adattate voi quello che vi sto dicendo alla vostra realtà. Allora, qui secondo me c'è bisogno come di una ventata di freschezza. Sento che questo 3 di spade porta, di solito io lo collego a una ferita ancora aperta, e qui è come se ci fosse bisogno di aria fresca, di qualche cosa di nuovo, di un nuovo entusiasmo, di avventure, anche di lasciarsi indietro vecchi schemi di comportamento. Qui avete sia la morte che la torre. E un'altra cosa, io qui ho anche la sensazione che qualcuno appunto non abbia tanta autostima. E tutto è per questo 10 di bastoni che vi dico vi farà lasciare poi indietro questo modo di pensare negativo dell'8 di spade e di conseguenza tutto quello che vi condiziona con la carta del diavolo. Adesso andiamo a vedere il 6 di denari. Fante di coppe, tanti fanti, come se ci fosse un'energia giovane, fresca, inesperta in qualche cosa. Allora abbiamo un fante di coppe e un papa. Allora, devo dire che sono due carte di contratti, di ufficializzazione, di scambi commerciali, di equilibrio, quindi sono due carte
molto molto positive. Con la carta del Papa, ragazzi, qualcuno si potrebbe rivolgersi a considerato che voi avete il Sole e c'è tutta questa energia di fanti un po' inesperti, il Papa in questo caso potrebbe rappresentare una guida. Può essere una guida spirituale, ma può essere anche un contabile o qualcuno che vi aiuta a capire come muovere i soldi, come muovervi nella vita. Di solito è una guida spirituale. Quindi, siccome questa è una lettura karmica, potrebbe essere qualcuno che vi aiuta a capire quali sono i vostri talloni di Achille e come elaborarli. Avete anche la luna qui, quindi io ho come la sensazione che rivangherete un pochettino il passato, le vostre paure e vi lascerete indietro dei pesi, delle responsabilità, delle aspettative che non sono le vostre. Ok, io credo che nella seconda parte del periodo questa guida, questo papa, che di solito è una persona, ma potrebbe anche essere un canale di YouTube, un libro, un podcast, qualsiasi roba che vi possa, diciamo, illuminare la mente, che vi possa insegnare certe dinamiche di comportamento per capire come muovervi. Comunque, tutto sommato, adesso andiamo a vedere la luna, però devo dire che c'è come un alleggerimento di certi temi. Il 5 di coppe. Io, ragazzi, sono carte che mi dicono che vi faranno elaborare questa vostra sensazione di carenza. Da dove arriva la carenza? Perché sia dov'è, l'8 di spade e il 5 di coppe sono carte, qui avete anche la torre in effetti, e sono carte che parlano di qualcuno che è triste, che vede tutto nero, che si focalizza su quello che non c'è o su quello che non è stato fatto o su quello che insomma del passato è rimasto un po' lì così, si è perso, diciamo. E con il carro è come se vi dicessero: ok, muovetevi da quest'idea. Secondo me riporterete a galla parecchie cose e attraverso questa guida riuscirete a capire che cosa non vi appartiene, che per molti è una questione legata alla madre, perché qui abbiamo la regina di coppe e qui abbiamo l'imperatrice, quindi potrebbero anche essere questioni di bassa autostima, perché siamo cresciuti sentendoci dire non vali niente, piuttosto che non sei capace a far niente, piuttosto che cose di questo stile. Andiamo a vedere il 10, ovviamente non risuonerà per tutti. 10 di bastoni. Sembravano due. La giustizia, un'altra carta di contratti. Ed è anche una carta di equilibrio. E qui abbiamo 6 di pentacoli, che è l'arcano minore della giustizia. Sento che lo smascherare, diciamo, quelle che sono le vostre vecchie paure, le credenze, tutto quello che potrebbe fare riferimento al vostro modo di pensare di voi stessi, è come se venisse smantellato e ad un certo punto vi avvicinaste alla vostra vera essenza, a chi siete voi. Qui avete due carte che mi richiamano il bambino interiore. Potrebbe essere utile anche per voi fare qualche lavoro magari online, ce n'è di gratuiti su YouTube, non tutti sono validi, quindi usate il vostro discernimento per capire quale effettivamente merita la pena fare, quale è un po' più serio come lavoro da fare. Però qui sì, ho proprio la sensazione che ci sarà come un riequilibrio del vostro stato d'essere, una maggior conoscenza di chi siete voi, la rottura di certi schemi di comportamento, è come se vi decidesse finalmente a lasciar perdere quell'idea, quella cosa, per andare verso una nuova prosperità. Vi dico, qui abbiamo sia 6 di pentacoli che la carta della giustizia, per voi potrebbe anche risuonare con magari dei contratti che state aspettando. Qui ci sono due carte di rottura e due carte di contratti, di ufficializzazione. Quindi voi sapete se è una rottura di schemi, una rottura di una situazione, una rottura magari anche di una relazione, anche se non lo vedo tanto. Sento che è come se fosse qualcosa a livello più pratico, secondo me. Quindi o una questione tra genitori e figli, una questione magari lavorativa. Fatemelo comunque sapere poi nei commenti, ragazzi. Devo dire che ci sarà come questo alleggerimento, perché qui il 10 di bastoni, se per caso, ragazzi, ci sono questioni che vi pesano, e a parte che sento che nel prossimo periodo le lascerete indietro, ma vi farete guidare sul come risolverle, sul come metterle
in equilibrio. Qualcuno potrebbe anche doversi muovere, spostare proprio fisicamente per riuscire a capire qual è la zona d'ombra di questa situazione o di questa relazione o di voi stessi, però alla fine sento che in qualche modo dei pesi li toglierete. Non sento, come dire, il raggiungimento di un equilibrio statico, però è una crescita dell'equilibrio, quindi si va verso il costruire un nuovo tipo di equilibrio, un nuovo tipo di... è come se curaste un po' il bambino interiore, perché ad un certo punto, lasciando indietro tutti questi pensieri, queste attitudini, questi modi di fare ripetitivi, è come se appunto portaste a galla le vostre ombre e le lasciaste andare per trovare un futuro più in equilibrio. In realtà la sento una lettura molto bella, ragazzi. Allora, andiamo a vedere un koan per darvi un consiglio. Fa quello che vuoi e non perché devi. Il dovere, le aspettative degli altri, le responsabilità, tutte quelle cose che pensiamo di dover fare per essere accettati. Devo riuscire ad arrivare a quella roba lì perché se no nella società, tipo la famiglia, no? Molti pensano che se non si ha una famiglia, la società ti può guardare in malo modo. Ecco, questa è una credenza limitante fortissima che tanti hanno e a causa di questa credenza limitante molti creano famiglia solo perché pensano che quello sia il modo di essere visti dalla società. In realtà non gliene frega niente di creare la famiglia e quindi poi crescono figli rotti. Vabbè, questo lasciamo stare le opinioni personali. Va bene, andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo per lavorare sul vostro amor proprio e qui penso proprio che ce ne sia bisogno. Asteria, carta numero 3 e mi colpisce perché l'imperatrice è una carta numero 3. È un po' come se ci fosse questo bisogno di ridiventare ricettivi nei confronti di se stessi, ascoltare i propri bisogni, le proprie necessità. L'imperatrice mi suggerisce che, come dire, ci potrebbe essere come un aspettate, perché tutte le volte che lo devo dire mi impapero. Re, no, rigenitorializzazione da parte vostra, cioè diventare madri di voi stessi o padri di voi stessi, in questo caso madri. E questa carta comunque vi dice che la chiarezza che sto aspettando si sta rivelando a me. Ma è qui, perché poi qui alla fine del periodo abbiamo due carte che mi parlano di equilibrio, che mi parlano di raggiungimenti di risultati, di obiettivi, di contratti, di regole, di cose che vengono fatte con giustizia. Tenete presente un'altra cosa, la carta della giustizia è anche una carta che parla della legge di compensazione, ovvero tanto è stato tolto, e qui avete sia la morte che la torre, tanto vi verrà dato, la giustizia divina. Che la giustizia divina, ci tengo a precisare, non è necessariamente quello che vogliamo noi con il nostro ego, ma è quello di cui le nostre anime, cioè la nostra e quelle degli altri, hanno bisogno per evolvere in questo particolare momento di vita, ok? Quindi non sempre la giustizia che noi vogliamo è effettivamente la giustizia divina che viene messa in atto. Comunque, detto questo, ragazzi, io spero di avervi aiutato, di avervi fatto riflettere, non lo so, di avervi detto qualche cosa che, insomma, vi ha aperto un po' la mente. Scrivetemi nei commenti come vi risuona la lettura. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email. Io poi vi mando la lettera di presentazione e vi spiego come lavoro. Se volete andare a vostro ritmo, io vi consiglio di abbonarvi al canale perché lì è un mix di più di 25 anni di studi. Diciamo, io ho preso tutte le informazioni che ho studiato io, le ho riordinate, rimescolate, riordinate per, diciamo, aiutarvi nel vostro percorso di crescita, per accelerare, per spingervi, per, insomma, io ho messo a disposizione il mio sapere, chi vuole può attingere attraverso la sezione degli abbonati. Bene ragazzi,
Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!